Ricordo che una volta, a notte fonda, mi resi conto di non aver messo in carica computer e telefono. Ma solo dopo essermi fratturato un ginocchio in un angolo ho capito che forse è meglio se accendo la luce. E trovai la presa elettrica in un nanosecondo. Era davanti a me e non sapevo che era lì. Poi tornai a letto e non riuscivo a smettere di pensarci. Ma quanta gente ha la verità davanti agli occhi e non la vede? La soluzione è solo a 30 centimetri da te, ma sei nel buio, come lo ero io. E l'unico modo per trovare l'interruttore della luce è il dubbio. Il dubbio è il coraggio di domandarsi: non è che sto vivendo una gigantesca farsa e sto buttando via la mia vita, ma dove cavolo si accende la luce? Aspetta un attimo, fermati. Se accendo la luce, dovrò ammettere che vivevo nel buio. Meglio dire che sia la verità. Sai, un testimone di Geova non dice mai: da quanto tempo sei dentro questa religione? È una domanda che semplicemente non si deve fare. La domanda che ricevevo in continuazione era: da quanto tempo sei nella verità? Cioè, di default tu hai deciso che noi siamo nella verità, in un periodo dove io la verità la stavo cercando, e la stavo cercando in una religione che cambia la sua verità ad ogni angolo. Non fai nemmeno in tempo a convincerti che qualcosa sia vero, tanto arriva il nuovo intendimento. Ma io la conosco quella verità. Era la verità in cui Gesù arriva nel 1914 e porta con sé la fine del mondo. Ops, scusate, ci siamo sbagliati, è arrivata la nuova verità. Gesù arriva in realtà nel 1919. No, ferma, aspetta. Intendevamo dire che Gesù arriva, ma in maniera invisibile. Comunque è morto sulla croce. No, è morto su un albero. Scusami tanto, intendevo dire su un palo. Essere un testimone di Geova vuol dire essere una delle poche persone al mondo a non avere idea di come sia morto Gesù, e non solo quello. Ma su un fatto Torre di Guardia era d'accordo: Gesù è il Messia. Ma cambiò presto idea anche su questo. Messia è la locuzione di unto dallo Spirito. Lo vedi questo signore che assomiglia a zio Fester durante le riprese della famiglia Addams? Si chiama Mark Sanderson. Se chiedi a un qualsiasi testimone di Geova chi sia, ti dirà che è unto dal Signore. Non ho idea di come faccia quest'uomo a essere un Messia. Non si parla mai di un secondo Messia nella Bibbia, e mi pare quasi di ricordare che il Messia non è Torre di Guardia. Ti sorprenderesti se ti dicessi che nei testimoni di Geova ci sono 144.000 unti dallo Spirito. Sì, 144.000 Messia. Poi li hanno ridotti, poi li hanno aumentati. E poi ci fu detto che per servire Cristo bisogna ascoltare Torre di Guardia. Cominciai a sfogliare testi di analisi accademica. Per me era doveroso fare ricerche, considerando che sono nato nei testimoni di Geova. Provi a immaginare che casino avevamo nella testa. Ancora mentre ne venivo fuori c'era gente in sottofondo che si domandava: ma alla fine è morto sul palo, sulla croce? I precetti di Cristo venivano reimpacchettati e spesso massacrati in base a esigenze di marketing di Torri di Guardia. Ad esempio, 1942, una Torre di Guardia diceva: una donna non deve assolutamente mettere i pantaloni. Annuncio in tutte le sale del Regno nel 2024: sì, una donna può farlo. La Torre di Guardia del 15 settembre 1981 diceva: i disassociati vanno espulsi ed evitati come la peste. Verrà distrutto da Dio chi parla con i disassociati. Nel 2024, no, aspetta, ora possono frequentarli. Torre di Guardia dice: no, noi siamo una setta. Poi arriva un aggiornamento che dice: no, noi non siamo una setta. Oppure un altro aggiornamento che diceva: i veri cristiani non possono fare trapianti di organi. E io dissi: i testimoni di Geova sono contrari ai trapianti di organi. È arrivata la nuova verità. E che diamine. E non puoi permetterti di dire: scusa fratello, ma Torre di Guardia non aveva detto questo. Ti stai comportando da apostata, Daniele, stai attento. Hai mai avuto la sensazione di soffrire di Alzheimer ma senza avere l'Alzheimer? Se non ti è mai capitato è perché non sei mai stato un testimone di Geova. È una sensazione che si genera dall'addestramento cerebrale sin da tenera età. E nel dettaglio posso mostrarti quanto è profonda la spaccatura che si crea nel cerebro di un bambino testimone di Geova. Quello che stai guardando è un cartone animato pubblicato dai testimoni di Geova per bambini. Ascolta attentamente. Lele, a chi piace la magia? A Geova o a Satana? Satana. Quando è stata l'ultima volta che ti sei messo a parlare con un bambino di 5 anni di Satana? Prova ad azzardare una risposta. Non l'hai mai fatto. Una persona sana di mente non credo lo farebbe. Prova a spiegartelo in un altro modo. Nella nostra istruzione c'era un libro intitolato Rivelazione, il suo grandioso culmine è vicino. Un compendio di demoni e grafiche SRA, dove SRA sta per Satan Ritual Abuse. Il libro parla di fiumi di sangue, morti, decapitazioni, mostri a 3 teste. Se hai incubi di notte e sogni demoni che ti inseguono, tranquillo, quello è il meno.
Quel libro è una sorta di cabala per i testimoni di Geova, ma non ne vanno molto orgogliosi. E così durante le adunanze del martedì mi chiudevo dentro me stesso e immaginavo di essere altrove, immaginavo di non essere lì. Hanno ricevuto così tanti problemi a causa di questo dato libro che il libro Rivelazione è stato riscritto da Watchtower 3 volte. Ti mostro uno schema di induzione Torri di Guardia da un'altra prospettiva. Tu pensi che stai guardando un'anatra, vero? Non esattamente, tu stai guardando un coniglio. Questo tipo di immagine si chiama immagine bistabile. In questo momento stai guardando un volto capovolto e nemmeno questo è corretto. Hai una vaga idea di quante immagini bistabili trovi se sfogli l'archivio Torri di Guardia? È impressionante. Ma tutto questo all'epoca io non lo sapevo. L'occhio riceve un'immagine e il cervello riceve un input totalmente diverso, decisamente efficace, e questo crea un precedente ricordo inesistente. Quindi se Torri di Guardia dicesse a queste persone che Gesù praticava snorkeling domattina, otterresti testimoni di Geova che pratica Gesù che fa snorkeling. Con la confusione che hai in testa un testimone di Geova puoi cambiare verità anche ogni giorno. Mentre studiavamo il libro Rivelazione non riuscivo a trovare la risposta alla domanda per quale ragione hanno scelto di parlare del regno di Dio usando la stessa forma utilizzata dai gruppi occulti illuminati. Perché non dirlo in un altro modo? Considerando che nuovo ordine mondiale deriva da nuovo ordum seclorum, che significa Dio favorisce me. E il primo a dire questa frase non fu un religioso, non fu nemmeno un massone, fu un satanista. La dicitura venne abbracciata dagli illuminati dell'epoca e successivamente dagli avventisti. E su quest'idea di possessione e dominio il fondatore Charles Taze Russell fondò un impero monetario. Tu ci sei dentro. Se vuoi conoscere la radice del problema non ti piacerà, nemmeno un po'. La pista che mi portò a comprendere il nuovo ordine mondiale dal punto di vista Torri di Guardia fu complesso, ma tutto parte da questa immagine. Per quale solenne e remota ragione nelle pubblicazioni Torri di Guardia Gesù viene sempre rappresentato con la mano in questa data forma? All'inizio pensavo fosse solo una scelta editoriale. Non ti viene naturale mettere la mano così? Fu grazie a un'analisi goniometrica che arrivai a capire. Prova a infilare quella mano in qualsiasi motore di ricerca e cerca tutte le immagini relazionate. Ti verrà fuori sempre la stessa immagine. Quello che stai osservando è la chiesa di Satana a Boston, la mano indice e medio sollevati rispetto all'anulare e mignolo e una locuzione che sta per il sentiero di Satana. E se consideri che la Bibbia descrive il personaggio Satana come un dio di disordine e menzogna, tutto torna. E torna nelle parole del fondatore Torri di Guardia. Una verità di Dio è l'equivalente di una verità di Satana. Accetta la verità ovunque essa si trovi. La verità di Satana può essere cambiata, può essere modificata. Accetta la verità ovunque essa si trovi. Mi venne un colpo quando compresi il gioco di parole. In chiave semantica si possono fare miracoli. E nel satanismo la verità di oggi potrebbe non essere la verità di domani. Esattamente come nei testimoni di Geova. Russell sapeva, ha sempre saputo. Era un uomo di fede e la sua fede non era in Dio. Una verità che può essere cambiata è una menzogna. La radice della parola menzogna è disturbante. La prima volta che questo termine comparve fu tradotto dall'aramaico ed era associato a Satana. Un altro modo per dire menzogna è una verità soggetta ad alterazioni, modifiche, che è quello che ha visto e vissuto chiunque ha fatto parte di questa organizzazione. È per questo che tutte le volte che una persona fa un'affermazione dopo un passato da testimone di Geova mi faccio sempre questa domanda. Mi avrà detto la verità oppure una verità da Torri di Guardia? Sai, c'è differenza. Per me invece la verità è come una donna che viene stuprata di continuo. Almeno nelle mura della sala del regno era sempre così. Possono cambiare verità anche ogni giorno. Torri di Guardia detiene potere sulle loro menti ed è così che un po' alla volta ti spegni e resti nel buio. E nel buio anche la cosa più semplice diventa difficile. Da trovare la presa elettrica fino a trovare la via, la vita e la verità. I vertici Torri di Guardia sanno meglio di chiunque altro che una persona confusa è anche una persona facilmente manipolabile, formando una specie di ipnosi cosciente. E si aggiunge il fatto che la comunicazione tra chi vorrebbe fare domande e chi dovrebbe dare risposte è ostruita dalla minaccia di disassociazione. Ottieni una clientela in catene e costante, una sottomissione viscerale. Durante un corso chiamato Scuola di Pionieri Regolari ci fu detto che il testimone di Geova non deve osare di mettere in discussione Torri di Guardia. Sarebbe apostasia, blasfemia a Dio. E aggiunsero: lasciatevi maneggiare come argilla. Stavano chiedendo obbedienza assoluta. E mentre io mi domandavo ma per quale cavolo di ragione dovrei farlo, molte delle persone presenti allo stesso corso si prostituirono alla religione del fidati e non fare domande. Tu sai che cosa accadrebbe se Torri di Guardia dicesse a tutti i testimoni di Geova che per avere la salvezza di Dio devono suicidarsi? Ora stai cominciando a comprendere quale sia la grandezza del problema? Le informazioni sono frammentate e quindi facilmente manipolabili. Puoi avere una parte dei testi, ma non l'altro. Quando ero un ragazzino, mai una volta, nemmeno per sbaglio, che io abbia assistito o sentito qualcosa di utile.
Nessuno mi ha mai parlato di qualcosa di serio o di stabile, qualcosa che possa portarti ad eccellere. Ero un continuo lo schiavo fedele e discreto dice che, la torre di guardia dice che, l'anziano dal podio dice che. Non abbiamo mai avuto tra le mani Shakespeare, Dostoevsky, Orwell. Mia madre ci diede una torre di guardia. Il termine famiglia per me è un concetto che mi ricorda qualcosa che non ho mai avuto. Ho dovuto imparare a stare al mondo per conto mio. Imparai il senso di lottare leggendo Il Conte di Montecristo. So che stavamo tutti seguendo i mulini a vento grazie a Don Chisciotte. So cosa stavo subendo leggendo Orwell. E ho amato le parole degli apostoli dopo aver letto i Vangeli, ma senza tagli e senza censure e finalmente senza torre di guardia. In realtà fu proprio il padre di Torre di Guardia a spiegare il perché di tanta manipolazione, Charles Taze Russell, e cito testualmente: nessuno può comprendere la Bibbia senza questi testi, perché se lo facesse lo porterebbe alle tenebre spirituali. Si riferiva al libro in 6 volumi intitolato Il Divin Piano dell'età, ma la società Torre di Guardia lo rese proibito, in quanto questo dato libro sarebbe la prova che le basi dell'organizzazione Testimoni di Geova c'è satanismo e massoneria occulta. Hanno tagliato e sostituito. Ecco perché mi fu negata la verità. Trovarne una copia non fu facile. In estrema sintesi, questo libro da solo basterebbe a spiegare la ragione di tanta segretezza, manipolazione e ostracismo per chi conosce la verità. Una volta Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. E i conti tornano. Vedi, esistono persone che semplicemente cercano Dio, per tutto quello che la parola Dio può significare. E mentre lo cercano accade una cosa strana. Tu sai che cos'è un anguis fragilis? È il nome di un serpente che ha la coda a forma di insetto. La preda ha fame, cerca cibo e afferra l'insetto. In un nanosecondo il serpente lo afferra. La sua forza mascellare e la potenza del suo veleno porta a zero qualsiasi possibilità di sopravvivenza e lo fa più rapidamente di quanto si immagini. E tu stavi solo cercando cibo, forse cibo spirituale, stavi solo cercando Dio. E molti per averlo fatto si sono ritrovati stritolati. Da qui l'uso frequente di antidepressivi nei Testimoni di Geova. Una donna che si chiamava Anna Spiezio si svegliava la mattina con Xanax e andava a letto con uno psicotropo detto Tavor. Nel mentre della giornata beveva Valium direttamente dalla bottiglia. I responsabili della congregazione lo sapevano e non hanno fatto mai niente finché non sopraggiunse la morte. L'induzione cerebrale e la continua totale mancanza di logica provoca suicidi. Solo di recente le autorità del Colorado hanno identificato Enoch Noah, 46 anni, e Melissa Susanna Martinez, 44 anni, come i deceduti di un omicidio-suicidio dei Testimoni di Geova. Questa ragazza scrive in rete disperata perché suo fratello si è suicidato dopo essere stato isolato da tutta la famiglia dei Testimoni di Geova. Patty Sauer non sapeva come uscirne. La sua famiglia Testimoni di Geova la teneva in scacco. Così si tolse la vita. Ricky, Linda, Danny sono 3 adulti ora e hanno ammesso di aver avuto pensieri suicidi. Come quasi tutti i figli dei Testimoni di Geova è inevitabile che almeno una volta ciò possa accadere, visto la continua e martellante manipolazione oppressiva dell'insegnamento Torre di Guardia. I Testimoni di Geova nel 2024 sono entrati a pieno merito nella prima religione al mondo per numero di famiglie smembrate e suicidi. Se sei un mio ex fratello o sorella in fede, se sei un Testimone di Geova, controlla, fa ricerche, guarda da vicino. Quando ti sei battezzato hai recitato questa formula. Comprendi che la tua dedicazione al battesimo ti identificano come Testimone di Geova associato all'organizzazione diretta dallo Spirito di Dio? E noi abbiamo detto sì. Analizza questa frase con molta attenzione. Ti stanno dicendo che lo Spirito Santo non è associato a te. Non ti stai battezzando nel nome di Gesù. Non c'è nemmeno scritto. Non ti stai dedicando a Dio. Lo Spirito di Dio, secondo Torre di Guardia, non è nemmeno su di te, ma sull'organizzazione. Ora comprendi perché Torre di Guardia ritiene di avere proprietà e autorità sulla tua vita? Tu sai meglio di chiunque altro che quando bussi alle porte e mostri una Torre di Guardia stai mostrando il tuo Dio. Tu sai che Cristo è una figura storica che ha dato istruzioni tipo riunitevi nel mio nome. Ma sulle sale del regno c'è il sito internet a Torre di Guardia. Sai, quando uscì dall'organizzazione Testimoni di Geova mi fu detto hai rinnegato Dio. E io risposi no, ho solo mandato al diavolo Torre di Guardia. E l'anziano della congregazione mi rispose non è la stessa cosa? L'avrei mandato all'inferno se non sapessi che c'è già. E io ero quello che era appena uscito. Il più grande paradosso della mia esistenza sta nel fatto che io mi chiamo Daniele e non posso non ricordare di aver letto che Dio salvò un Daniele dalla bocca dei leoni. E Dio solo sa quanto siano vividi i ricordi dei denti inferociti dell'ignoranza, dell'arroganza, di farsi simili a Gesù. E come Daniele ne sono uscito. Ho smesso da un pezzo di domandarmi ma perché io? Beh, forse perché non sono migliore di chi è nato in Palestina.
o magari chi è nato dentro una famiglia ebrea, e lì cominci a capire che il problema non sei tu, non sono io. Siamo nati in un pianeta che ti vuole schiavo, e il modo più potente di riuscire a schiavizzare le persone ancora oggi resta la religione e i 1000 modi che conosci di manipolarti. Ma tra le tante cose che il personaggio Gesù Cristo ha menzionato, non ha mai detto che ti servano gli anziani dei testimoni di Geova per stare al mondo, o peggio ancora un abbonamento a torri di guardia. Considera che tutte queste torri di guardia stampate formano precedenti e documenti che schiacciano la reputazione di questa setta. I vertici torri di guardia hanno ordinato a tutte le congregazioni di fare riferimento al download delle informazioni dal sito internet. Se controlli sul sito internet dei testimoni di Geova, interi archivi di pubblicazioni non sono più disponibili. Un testimone di Geova non avrà nessuna possibilità di confrontare la vecchia verità con la nuova. Nel video precedente ti ho accennato che in questa religione c'è un ente che dichiara di essere l'eletto di Dio sulla terra e si faceva chiamare schiavo fedele e discreto. Hanno cambiato opinione anche su questo. Ora si fa chiamare schiavo fedele e saggio. La ragione di questa piccola e apparentemente insignificante modifica si cela nel fatto che l'insieme delle parole chiave, schiavo fedele e discreto, è stato massacrato dalla rete. Denunce di oppressione e maltrattamenti psicologici fanno sempre riferimento a schiavo fedele e discreto. Quindi l'ordine dei padroni di testimoni di Geova è di non usare più la vecchia etichetta. Quando cominci a fare ricerche di natura filologica e teologica per sapere su cosa ti hanno mentito, scopri una cosa che ha dell'incredibile. È paradossale, è quasi comico da dire. Scopri che un testimone di Geova sta a Dio come un cane che guarda la luna. Non si domanda ma cosa sto guardando, ne è semplicemente affascinato. E abbaia perché non ha idea di cosa ha davanti. E in pochi si rendono conto che la verità non la puoi nascondere tra i croccantini di marca torre di guardia. Spesso i testimoni di Geova mi fermano per strada, non sapendo che cosa faccio e non sapendo nemmeno che sono stato uno di loro. E questo signore mi disse: noi seguiamo la Bibbia alla lettera. E io risposi: quindi quando in Levitico capitolo 5 si dice di sacrificare un agnello, 2 torte e una manciata di farina con l'olio come odori soavi a Dio, lei doveva bruciare tutta questa roba? La risposta mi piacque. Non è che seguiamo proprio tutto alla lettera. Fu una risposta sincera. Una volta una donna mi ha detto: sai Dani, quando il sole sorge, sorge per tutti. Sull'attimo non capii cosa voleva dirmi. Ma la rotazione della terra può nasconderla per un po'. A volte la notte dura un po' più a lungo, ma non può impedire al sole di sorgere. E quando lo fa ingoia tutto e tutti, anche quelli che hanno paura della luce. Luce e verità non sono cose poi così diverse. Oggi il sole sorge in Norvegia. Torre di guardia non avrà più accesso ai fondi derivanti da soldi pubblici. C'è chi sta lottando la stessa guerra in 10 stati. In Italia, esattamente al Tribunale di Bari, è in corso un processo contro l'ostracismo e la persecuzione dei testimoni di Geova. Indagini simili sono attive in Danimarca, Svezia, Finlandia e Stati Uniti. La manifestazione presente sul canale Chronicle servirà a sensibilizzare lo Stato della revisione della legge 206/2003, che concede 2,5 milioni di euro alle religioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato. E saremo in tanti a costituire parte civile durante il processo contro questa organizzazione religiosa. Il numero di persone che sta dando la sua disponibilità è in aumento, e quando la luce arriva c'è chi prova a nascondersi. E visto che stanno arrivando tante denunce sull'ostracismo e bullismo subito dai testimoni di Geova, ora Torre di Guardia comanda ai propri adepti che possono parlare con i disassociati e già cominciano a negare che non potevano fare questo. E come disse l'anziano della mia congregazione, li isoliamo, visto che proprio non possiamo ucciderli. Chronicle ringrazia l'associazione Quo Vadis, presidenziata da Rocco Politi, per aver aiutato più di 250 persone a uscire dalla schiavitù dell'oppressione Torre di Guardia. E ringrazio ognuno di voi per aver reso virale il primo video di questa trilogia. Leggo le vostre email continuamente. Chronicle vorrebbe intervistare persone che hanno subito oppressione religiosa. Se pertanto sei disponibile a rispondere a qualche domanda, la nostra email è report@chronicle.day. Conserva questo video se vuoi, ti tornerà utile la prossima volta che un testimone di Geova dirà di essere la vera religione e magari capire a cosa stanno regalando la loro devozione e le loro vite. Ti lascio con una frase di Martin Luther King: c'è solo un modo per il quale i malvagi possono avere successo, basterebbe che i buoni rinuncino a lottare. Da Chronicle è tutto.